Come state? Io stanca. Ma siamo nel multiverso del creare, quindi adesso ci spostiamo in un multiverso parallelo dove ho tantissima energia e la mia stanchezza scompare. Scherzo, scherzo. Chi all'interno del percorso del metodo ESC sa bene che uno dei permessi che bisogna darsi per arrivare a creare è darsi il permesso di ascoltare i propri bisogni. E a volte nella stanchezza fisica c'è proprio la manifestazione di un bisogno, se no si rischia di essere all'interno della spinta del sì forte, cioè vado avanti sempre comunque, non dormo giorno e notte perché devo raggiungere il mio obiettivo. E alla fine poi diciamo che l'universo ti ama e ti porta a vederlo da una prospettiva diversa. Bene, bene, bene. Stasera siamo alla terza parte del protocollo di attivazione del multiverso. Piccolo recap. Cos'è il protocollo di attivazione del multiverso? Il protocollo di attivazione del multiverso è quel protocollo che potete utilizzare con le My Energy Bars per andare a attivare, anzi a facilitare il raggiungimento di un determinato obiettivo. Come ripeto dall'inizio di questa stagione, le My Energy Bars non sono una bacchetta magica, ma sono un facilitatore e un potenziatore della vostra energia. Quindi nell'utilizzarlo con costanza quotidianamente, quello che avviene è che le bioresistenze interne che stanno bloccando la vostra energia si sciolgono. Voi avete maggiore energia a disposizione e avendo maggiore energia a disposizione riuscite a entrare più in contatto con il sentire e in modo conseguente con il creare. Cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti? Per creare il scusate. Cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti? Per attivare e per utilizzare il protocollo del multiverso ci sono tre parti rispetto all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. L'io sono, l'io sento e l'io creo. Primo elemento fondamentale è che l'obiettivo che dovete raggiungere lo dovete avere ben chiaro in mente, perché molto spesso mi vengono dati degli obiettivi generici e mi si chiede, ma Milena, come potrei lavorare su questo aspetto? E quello che faccio solitamente è proprio aiutare a comprendere che cosa si vuole veramente. Vi faccio un esempio concreto. Io voglio essere felice, non è un obiettivo, è una conseguenza, è uno stato d'animo. Quando lavoriamo col protocollo di attivazione del multiverso dobbiamo definire proprio un qualcosa di specifico, che può essere anche ambizioso, ma specifico. Io voglio essere felice in che ambito? In quanto tempo? Perché se no si rischia di dare degli obiettivi, che sono molto generici e l'universo come fa a rispondervi? Oppure, visto da un'altra prospettiva, voi come fate a comprendere se quell'obiettivo è stato realizzato? Per questo io consiglio all'inizio di fissarsi degli obiettivi piccoli, misurabili, in modo che nel momento che li raggiungiamo fungono da potenziamento rispetto al protocollo di attivazione del multiverso stesso. Perché diciamolo chiaramente, c'è una parte di noi che ci deve credere, ma non è un crederci perché bisogna avere fede nel processo, è perché nel momento che io metto in dubbio il raggiungimento di un determinato obiettivo sto attivando delle bioresistenze e quindi noi siamo abilissimi ad autosabotarci.
Quindi ci fissiamo degli obiettivi molto ambiziosi che magari potremmo raggiungere, ma in un tempo importante, per poi confermarci che non siamo. Ovviamente tutto questo meccanismo avviene a livello inconscio. Per questo nella fissazione di un obiettivo è importante fare proprio un'analisi di realtà. Nel primo incontro io ho detto, io posso avere come obiettivo di diventare un medico, ma non posso avere l'obiettivo di diventare un medico domani, o tra un mese, o tra un anno. Perché cosa succede nel momento che poi non lo divento dopo un anno? Dico, no, vedi, c'era qualcosa che non andava, o in me o nel processo. Quindi definite degli obiettivi che siano misurabili. Poi potete definire anche degli obiettivi molto ambiziosi, ma definitevi una progettualità. All'interno delle aziende, quando si definisce la strategia a 5 anni, a 3 anni, a 1 anno, a 6 mesi, ad 1 settimana. Perché? Perché si ha una sorta di roadmap mentale di dove si vuole arrivare. Ma l'obiettivo tra 5 anni viene analizzato mano a mano che si muove e così dobbiamo fare con noi. Fissarci un obiettivo molto ambizioso che sappiamo che possiamo raggiungere collegato alla variabile tempo, definire dei sottobiettivi e tenerli monitorati. Perché c'è un altro aspetto determinante, che a volte noi ci fissiamo un obiettivo, ma in realtà non è quello che è in linea con la nostra essenza. E tutto questo processo, e nello specifico il protocollo di attivazione del multiverso, vi permette anche di comprendere questo. Prendiamo l'esempio di prima. Il mio obiettivo è diventare medico, ma magari io voglio diventare medico perché mio papà è medico, mio nonno era medico, mia zia era medico, e quindi io so che per essere accettato, questo a livello inconscio, a livello della famiglia, per essere accolto, per essere amato, sicuramente questo avverrà più facilmente se io sono medico. Ma non è un mio obiettivo, non è un obiettivo collegato alla mia essenza, o perlomeno potrebbe esserlo oppure no. Quindi è molto importante comprendere che il protocollo di attivazione del multiverso permette anche di disabilitare, di disinnescare tutte quelle false aspettative o quei falsi desideri che abbiamo, ma che non sono frutto del nostro essere, ma di input esterni e di programmazioni esterne. E per comprenderlo dobbiamo collegarci al sentire. Primo punto, io sono. Definire chi io sono nel momento che raggiungo quell'obiettivo. Prossimamente vi manderò un audio per fare la meditazione per centrare al meglio l'io sono. Secondo punto, io sento. Martedì scorso abbiamo fatto proprio una serata dedicata all'io sento. Abbiamo sperimentato che cosa sentivamo nel momento che realizzavamo quell'obiettivo. E lì è fondamentale centrare anche quelle emozioni che sono discordanti. Settimana scorsa una persona diceva, caspita, sono rimasta disorientata perché pensavo di provare un'emozione positiva, invece ho provato un'emozione molto discordante del io non me lo merito. E lì ha proprio centrato il punto. Molto spesso noi non riusciamo a raggiungere gli obiettivi, non perché non sono realizzabili, ma perché abbiamo dei comandi opposti che ci dicono io non lo merito, io non sono capace, se succede quello, poi succede un disastro dall'altra parte. Mia mamma fa questa cosa meravigliosa, che ogni volta che me lo dice penso, ma come caspita questo suo modo di agire, come mi avrà programmato? Mia mamma è una persona molto fortunata e vince spesso alle lotterie, ai gratta e vinci. Quando vince, prima cosa che dice, fa regali.
Dice no, no, quando c'è troppa fortuna poi succede qualcosa di brutto. Quindi lei ha questo programma e questa credenza così profonda che lei per disattivare allora inizia a fare regali, che detto tra noi a me va anche bene perché essendo molto fortunata molto spesso i regali li fa a me. Però a volte noi abbiamo questi comandi di fondo. Se io raggiungo il successo lavorativo, vuol dire che avrò meno tempo per la mia famiglia. Quindi ho due valori che nel mio interno sono tra loro contrastanti. E quindi cosa succede? Io mi auto-boicotto, tutto questo a livello inconscio, ragazzi, perché se fosse conscio saremmo già a metà dell'opera, e quindi non riesco, mi boicotto nel raggiungere l'obiettivo perché? Perché il mio valore è avere tempo per la mia famiglia. Oppure se io raggiungo quel determinato risultato, se io mi laureo, dovrò trasferirmi all'estero. E quindi cosa succede? Che magari gli ultimi esami non riesco a passarli. Quindi è fondamentale che ci ascoltiamo mentre facciamo i protocolli. Questo vale per tutti i protocolli fatti con le My Energy Bars, ma in modo specifico per il protocollo di attivazione del multiverso. Ogni volta che facciamo un giro con il protocollo dobbiamo rimanere in contatto col nostro corpo, con i nostri pensieri, con le nostre sensazioni, appuntarcele mentalmente e poi continuare e eventualmente elaborare quello che è uscito col protocollo di trasformazione alchemica. Arriviamo al terzo punto del protocollo, che è l'io creo. Quindi abbiamo detto, definisco un io sono un dottore, io sento, cosa sento nel momento che raggiungo quell'obiettivo, ripeto, c'è una meditazione specifica che vi permette di centrare quell'emozione. Io sento gioia, adesso lo facciamo semplice. Io creo, nell'io creo dovete identificare un'azione fisica che fareste nel momento in cui raggiungete quell'obiettivo. Deve essere un qualcosa di concreto. Io divento un dottore, sono pieno di gioia, ho appena discusso la tesi, mi hanno appena dato il voto. Cosa faccio di concreto? Vado a bere un aperitivo con i miei amici. Non pensate a qualcosa di gigante, pensate proprio a qualcosa di concreto che fate nella terza dimensione. Non un io creo astratto, che ne so, il mio obiettivo è diventare un imprenditore di successo, io creo, vendo bars in tutto il mondo, ok? È astratto, è concreto, ma nel contempo non è qualcosa che posso identificare nell'immediato. Dovete identificare un io creo che potete fare in tempo zero. Quindi, che ne so, chiudo un contratto, ok? Quindi questo può essere il mio obiettivo. Chi sono? Un'imprenditrice di successo. Cosa sento? Gioia. Cosa faccio? Nel momento che chiudo il contratto, metto la musica a palla e inizio a cantare, inizio a ballare. Deve essere un qualcosa molto vostro, un qualcosa di molto vostro che fate quando raggiungete un obiettivo. E voi mi chiedete, sì, vabbè Milena, ma cioè io devo creare ho dei desideri ambiziosi e devo pensare che la prima cosa concreta che faccio è andare a bere l'aperitivo con i miei amici. Sì, fidatevi del processo, sì. Perché? Perché una cosa che voi fate nel concreto tutti i giorni è un qualcosa che il vostro inconscio accetta. Mentre se noi già puntiamo a materializzare, a vedere un atto concreto troppo grande, troppo distante dal qui ed ora, ci autoboicottiamo. Bene. Quindi, cosa faremo stasera? Faremo una prima meditazione e passeremo tutti i tre punti.
l'io sono, l'io sento e l'io creo, in modo tale che anche per chi non c'era le volte scorse o chi vede il video per la prima volta, può proprio avere una meditazione che mi permette di passare attraverso questi 3 aspetti, di definirli e quindi alla fine fare il protocollo di attivazione del multiverso. Una volta che abbiamo definito questi 3 aspetti, vi chiedo di tenere sotto mano un foglio di carta, in modo che possiate scriverli mentre alla fine della prima parte. È importante perché poi magari mentre siamo nella meditazione ci arriva la parola giusta, l'input giusto, poi apriamo gli occhi, tempo 20-30 secondi ce li siamo già dimenticati. E come passaggio successivo facciamo il protocollo di attivazione del multiverso. Il protocollo di attivazione del multiverso ha la stessa base del protocollo di trasformazione alchemica, solo che le parti centrali dei 3 pezzi saranno libero l'energia cristallizzata nel io sono e quello che avete individuato, e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Nella seconda parte è lascio andare ogni attaccamento emotivo all'io sento che avete individuato e lascio fluire il mio sentire. La terza frase è creo ordine e coerenza in vado a bere l'aperitivo con i miei amici e mi autorizzo ad essere, sentire, creare. Il protocollo di trasformazione, di attivazione del multiverso va fatto idealmente da 9 a 21 giorni di fila. Perché? Perché quello che avviene è proprio un lavoro di disattivazione, anzi di scioglimento delle bioresistenze che non mi stanno permettendo di raggiungere quell'obiettivo. Non solo, cosa può avvenire durante il processo? Durante il processo ci può essere una velocizzazione nel raggiungimento dell'obiettivo, oppure possiamo prendere consapevolezza che quell'obiettivo non è nostro. Credetemi, succede molto più spesso di quello che immaginate. Per quello facciamo fatica a definirlo a volte l'obiettivo, perché non l'abbiamo chiaro dentro di noi, perché a volte quell'obiettivo è frutto di programmazioni molto profonde, è frutto del nostro copione di vita, che a volte viene definito proprio nei primi anni di vita. Io so che per essere amato devo essere questo, devo essere quest'altro. E quindi magari comprendiamo che in realtà noi siamo amati a prescindere, anche se non saremo questo e non saremo quell'altro. Quindi di fatto il protocollo di attivazione del multiverso è nato per agevolare e accelerare il raggiungimento di un obiettivo, ma è un lavoro molto profondo di trasformazione alchemica. Perché se quell'obiettivo è in linea con il vostro percorso di vita si accelera. Oppure, se ovviamente un obiettivo che richiede un determinato tempo, si iniziano a creare delle sincronicità che ci portano in quella determinata direzione. Quindi quello che vi chiedo, dopo aver iniziato un ciclo di questo tipo di protocollo, è quello proprio di osservare le sincronicità che avvengono. Altro aspetto importante, poi iniziamo con la meditazione: fate un obiettivo alla volta. Perché? Perché comunque per attivare il nostro potere creativo serve molta energia. Per andare a disattivare le bioresistenze che bloccano il flusso della nostra energia e ci frenano nel raggiungere il nostro obiettivo serve molta energia. Per rimanere in ascolto di quello che avviene dentro di noi, per andare anche in coerenza con le sincronicità ed essere nel flusso, serve energia. Quindi non mettetevi una lista di 5 obiettivi. Scegliete quello che per voi è più prioritario in questo momento. Scegliete quello che potenzialmente sapete si può avverare nel più breve tempo possibile. Ultimo aspetto determinante: potete lavorare solo per obiettivi che riguardano voi.
Non potete creare un protocollo di attivazione del multiverso affinché mio figlio si laurei, ok? Affinché mio figlio diventi dottore, affinché mio figlio superi questa determinata cosa. No, perché noi non sappiamo che cosa è giusto o sbagliato per gli altri. Molto spesso non lo sappiamo per noi se non facciamo un lavoro di analisi molto profondo, figuriamoci per gli altri. Questo è un aspetto molto importante. Vale tanto per gli obiettivi fisici che anche e soprattutto per la salute. La volta scorsa ne abbiamo proprio discusso. Bene, siete pronti? Allora, ho visto, Daniela, il tuo messaggio. No, non c'è bisogno che registri anche tu perché sto registrando, quindi ti ringrazio del supporto tecnico, ma dopo sono tutti preoccupati dopo che il primo incontro non l'ho registrato. Vedi, perché bisogna essere presenti in diretta, si vede che sono state dette cose che erano soltanto per chi era presente. No, scherzo, dai, erano per tutti, cercheremo poi di riprenderci. Ok, bene, prendete come sempre le vostre My Energy Bars. In questa prima fase di analisi dell'io sono, dell'io sento e dell'io creo, vi chiedo di non tenerle in mano, ma di metterli nella posizione di rilassamento. Quindi tutti i polpastrelli delle dita devono essere chiusi. E io metto le mani in questo modo. Tenete le mani, i polsi appoggiati su un piano, con le barse appoggiate su un piano, in modo che siate comodi, ok? Eventualmente spostatevi più sulla punta della sedia, in modo che riuscite proprio ad essere in una posizione comoda, ma in cui riuscite anche a mantenere la spina dorsale dritta. Ok, mettete le mani nella posizione di rilassamento, fate un respiro profondo e chiudete gli occhi. Fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento e la vostra spina dorsale sia ben dritta. Per fare questo spingete il collo verso l'alto e le spalle verso il basso. Fate anche molta attenzione che la vostra testa non sia né in avanti né indietro, perché questo è un modo inconscio per bloccare l'energia. Fate un respiro profondo, entrate in contatto con il vostro corpo, le vostre emozioni, le vostre sensazioni, i vostri pensieri. Diventate un osservatore di voi stessi. Autorizzatevi a fare un viaggio nel multiverso delle meraviglie. Immaginate ora un flusso di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento
cielo-terra, terra-cielo. E ora ripetete, io mi autorizzo a entrare in contatto con me. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio obiettivo. Iniziate a pensare al vostro obiettivo. Semplicemente pensatelo. E mentre lo pensate, prestate ascolto al vostro corpo, alle vostre emozioni. E ora immaginatevi che siete seduti all'interno di un cinema. È una sala immensa e voi siete seduti al centro, da soli, con tutte le sedie attorno a voi vuote. Siete il regista del film che sta per essere proiettato. Inizia a comparire sullo schermo il personaggio che sta raggiungendo l'obiettivo che vi siete fissati. Chi è? Com'è vestito? Come lo identifichereste? Dovete definire un tu sei che poi si trasformerà in un io sono, che può essere spiegato a tutti in questa terza dimensione. Tu sei un dottore, tu sei un imprenditore di successo. Chi c'è su quello schermo? Deve essere qualcosa che può essere identificato con precisione. Tu sei una persona realizzata, è troppo generico. Realizzato in cosa? Nel lavoro, nella vita? Proprio immaginate che siete al cinema e dite, caspita, lui è proprio, io sono proprio cosa? Una volta che avete appuntato questo io sono, mentre vedete il vostro alter ego che sta recitando sul palcoscenico della vita, passate al sentire. Questo personaggio inizia ad agire perché sta compiendo il suo obiettivo, sta manifestando il suo obiettivo ed è un attore bravissimo. Quali emozioni vi sta trasmettendo? Cosa percepite dentro di voi mentre vedete che sta svolgendo quello che voi volete realizzare? Qual è l'emozione che percepite in voi? Qual è l'emozione che scorgete in lui? E
e autorizzatevi a sentire. Non esistono emozioni positive né emozioni negative. Esistono emozioni. Se arriva una emozione che vi sembra non coerente, osservatela. Non bloccatela. Siete in questo cinema, siete da soli, vi potete permettere di sentire tutto quello che volete. Siete in un posto protetto. Siete nel vostro centro di programmazione alchemica. Tu, personaggio, cosa senti? Io, cosa sento? E non dovete visualizzare, se non ci riuscite fa niente, però immaginatevelo, come farebbe un bambino. Cosa sentite, cosa vi fa provare vedere quel film. Potete anche immaginare di essere in un cinema 3D in cui voi siete all'interno della scena, potete vedere la scena dall'interno. Siete ancora più in contatto con l'emozione che quel personaggio sta provando. Cosa senti? Io sento. Appuntate nella vostra mente questo io sento. E ora mettetevi rilassati su quella poltrona. Potete godervi lo spettacolo. Qual è l'azione che sta svolgendo quel personaggio? L'azione concreta che voi percepite o vedete in questo film. Si sta bevendo un caffè con degli amici. È seduto a leggersi un libro, sta ballando. Identificate un fare concreto. Sta parlando ad una platea con centinaia di persone. Cosa sta facendo? E mentre fa questo, che cosa fa? Stringe tra le mani una penna. Identificate un'azione concreta. Un qualcosa che potreste fare anche ora. Io creo. E pensate all'azione che avete appena percepito o visualizzato. Fate ora un respiro profondo e richiamando l'io sono, l'io sento, l'io creo, che avete individuato. Aprite gli occhi e scrivetelo su un foglio. Scrivetelo subito.
E se non vi sono arrivati il io sono e il io sento, va bene lo stesso. Utilizzerete poi nella formula semplicemente io sono e io sento. Quando siete pronti, prendete le My Energy Bars in mano, anzi mettetele nella posizione del protocollo di attivazione del protocollo di attivazione del multiverso, che è questa. Dovete mettere le bars una di fianco all'altro, non si devono però toccare, deve rimanere 1 millimetro una dall'altra, e poi andate a mettere le mani in preghiera in questo modo. Quindi avete le 4 dita, 4 polpastrelli che si toccano delle dita centrali e il pollice che appoggia lateralmente. Bene, posizionate le mani in questo modo, sempre in una posizione in cui siete rilassati. E chiudete gli occhi. Fate un respiro profondo e per centrarvi ripetete io sono, io sento, io creo. Io sono, io sento, io creo. Io sono, io sento, io creo. Ora ponete la vostra attenzione nel primo centro, il centro dell'essere, e ripetete libero, l'energia cristallizzata nell'io sono, e andate a inserire il vostro. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Fate un respiro profondo, rimanendo in ascolto del vostro corpo. Spostate la vostra attenzione nel secondo centro, il centro del sentire, all'altezza del vostro cuore. E ripetete, lascio andare ogni attaccamento emotivo a io sento, e inserite quello che vi è arrivato. E lascio fluire il mio sentire. Io sento 6. Prestate molta attenzione alle sensazioni, alle emozioni, ai pensieri. Non fermateli, semplicemente osservateli. Spostate ora la vostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale
e ripetete: creo ordine e coerenza inserite l'azione che avete visto e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io mi autorizzo a manifestare la mia essenza. Io mi autorizzo a vivere il mio scopo. Fate un respiro profondo. E quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Vi consiglio di fare questo processo almeno per 9 giorni. Se non siete riusciti a identificare bene l'io sono, l'io sento, l'io creo, rifate la prima parte della registrazione. O magari facendo la prima parte potreste già lì aver realizzato che il vostro obiettivo magari era un altro. Se durante questo protocollo sono emerse delle sensazioni, delle emozioni, dei pensieri, dei tu sei, tu non sei, io sono, io non sono, fate dei protocolli di trasformazione alchemica su quegli aspetti. Ok? Bene. Lascio la parola a voi.